53 basso. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di A-Racing Story. Nell'ultima avete visto un primo turno molto intenso con le Honda che ci hanno fatto penare e poi tanti smadonnamenti. Comunque sono pezzi di ferro, quindi succede. Speriamo veramente di aver eliminato il problema una volta per tutte. Oggi si ricomincia. Una volta, quando le moto erano motore, gomme, telaio, di questi problemi non ce n'erano. Invece appunto quando c'è quel connettore bastardo che fa casino, trovarlo è impossibile. E quando appunto il problema è elettrico è un disastro, perché non è come il forcellone che dici è rotto, lo cambio e sei a posto. Lì c'è tutto un discorso dove cambio un'altra cosa, allora non ne va un'altra, cioè un bordello. Comunque sembra che mi risolva la situazione. I miei avversari ieri sono già andati sul 52, noi ovviamente siamo sul 55 fermi al primo turno. Oggi bisogna veramente mettere un po' di chilometri sotto le ruote e recuperare il terreno perduto. Ciao buon Lucchino. Tu la devi smettere Di fare cosa? di far finta di mollare e poi No, ho fatto il traversino, non hai visto il traversino? L'ho fatto per te, l'avevo l'ho fatto per me? Sì. No, dopo, quando c'era il buon Vitali, no? Mi fa morire perché tutti e due, no? Io arrivavo e ho detto, ragazzi, il mio primo turno non voglio partire, fare. E invece subito ho visto tipo uno che guardava di là e l'altro che guardava di là. E poi tutti così. Poi mi giro, tutti. E poi anch'io ho fatto la finta del lungo, no? Che bella è la finta del lungo. No, la finta del lungo è un classico. sempreverde, quello intramontabile. Abbiamo un Daniel là dietro. Ma Sì. com'è andata? Com'è andata? È andata che per la prima volta dopo 3 test sono stanco. Sai che io la prima volta che vengo al Mugello col 1000 è tipo 3 anni che non vengo qua e l'ultima con la Moto 3. Il 1000 minchia è... Ti sfonda, eh? Ma non è ti sfonda, cioè hai tutta un'altra percezione, cioè sembra un altro circuito. DB è dovuto correre perché aveva anche lui il turno, anche noi tra poco iniziamo. Comunque, come avete visto, per fortuna finalmente il primo turno senza particolari problemi. Solo un piccolo casino nel discorso GPS, perché appunto avendo la fortuna di avere i settori, quindi possiamo mettere a posto la moto curva per curva con traction e freno motore, in questo primo turno non avevo il GPS funzionante perché appunto ci si doveva settare e via dicendo. Invece nel prossimo per fortuna siamo full 100%. Vorrei vedere un 53 basso, sarebbe già una gran cosa, perché primo turno gomma usata SC0 di non so quanti mila giri, 54 basso. Quindi secondo me a fine giornata non dico che potremmo andare via soddisfatti, ma Attenzione a quella staccata là, se avete cuore di resistere altri 20 secondi arriviamo alla staccata là in fondo. La domanda è quella da 500.000 euro. Mamma mia, che sulla riga bianca e ha trovato la corda. incredibile! 1, 2, 3, 4. Can I have a little more?
bestemmio, guarda. Basta! Vaffanculo, dai, va là. Mamma mia, che rischio ha fatto Gabriele, cavoli. Persa una volta, persa 2 volte e all'ultimo salvata. Comunque, per fortuna il team Bergklatz non ha fatturato per oggi. Di solito è compito mio, ma in questo caso stava toccando a qualcun altro. Per fortuna tutto sotto controllo. La moto è andata meglio. Ho girato con un SC1 per vedere se andava tutto bene, senza buttare via un SC0. 53 adesso, dopo all'8º giro, quindi sono parecchio contento. Come avete visto ci manca un pochino di velocità di punta ancora, ma stiamo facendo ancora dei test sul scarico, configurazione e mille altre cose, quindi ci sta. Tireremo le somme solo dopo la prima gara. Adesso abbiamo piazzato una SC0 e tentiamo di vedere questo 52, che sarebbe già un miracolo, che per come erano iniziate le cose in questi primi test era veramente un miraggio. Sono devastato, però il tramonto al Mugello è un qualcosa di incredibile. Guardate che roba. Là in fondo ci sono le moto del team Broncos Ducatoni. Che dire, il 52 era lì a un passo. Ci riproveremo il 26 e il 27 a togliere questo ultimo secondino che manca per avvicinarci ai tempi, ai miei tempi migliori dell'anno scorso. Abbiamo visto appunto che c'è da lavorare sulla velocità di punta, però abbiamo visto anche che ciclisticamente la moto ha un potenziale altissimo, però spero di risolvere insieme al team questa problematica della velocità prima della prima gara, anche perché sennò è un gran casino nel retiro del Mugello, sapete, si soffre. Invece negli inserimenti l'ho trovata veramente tanto veloce, si può portare una velocità allucinante rispetto alla moto vecchia, e secondo me invece c'è ancora anche lì un po' di lavoro da fare sul controllo di trazione, perché lavora non più solo sull'accensione ma sulle farfalle e anche sull'accensione. Quindi c'è questo doppio lavoro che fa la centralina, che secondo me è un pelo da ancora settare e mettere più a punto.
Comunque, come al solito, io vi saluto. Ci vediamo alla prossima puntata di Racing Story. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina. Gas, e ci vediamo al prossimo video.